Perché questo? Perché l'essere umano è deludente, signori miei. Adesso vi racconto una cosa bella. Vi deluderete sempre. L'essere umano è deludente. Nelle vostre coppie, nelle vostre relazioni, sarà sempre fallimentare l'essere umano. Non troverete mai una persona che vi soddisferà. Questo è il più grande errore che potete fare, pensare che qualcuno vi soddisfa, qualcuno sia lo scopo della vostra vita, qualcuno sia qualcuno che vi ha salvato in qualche modo, o sai quelle frasi molto romantiche, ci piace il romanticismo, sentiamo un po' di Cocciante, un po' di altri personaggi molto romantici, e tutte le frasi anche d'amore, tu sei tutto per me, e svioliniamo sta modalità sentimentale. E anche questa è una forma di grande dipendenza, perché se tu domani non sei tutto per me, se tu domani ti alzi con l'alito pesante, per fare una scenografia, fammi capire, che succede? Che succede se ti delude poi la persona, l'amico, qualsiasi? E noi siamo deludenti, perché noi siamo caduci, cioè abbiamo errori dentro di noi, sbagliamo, siamo umani, siamo proiettivi, abbiamo tutta una serie di inconsapevolezze. Quindi qualsiasi relazione che tu avrai, per quanto sinergica, migliore, per quanto empatica che aumenta, per carità, sarà sempre deludente perché non troverai mai in fondo a una strada d'amore la persona. Attenzione a questo punto, non troverai mai in fondo una strada di amore, di amicizia, di qualsiasi cosa che tu incontrerai, o di lavoro, di soddisfazione, troverai una soddisfazione della cosa in sé. Perché la cosa in sé è deludente, in quanto anche impermanente. E cos'è che troviamo in fondo alla strada? Vabbè, la strada della coppia, in fondo non trovi la persona, ma trovi l'amore, trovi il cammino fatto insieme, trovi la bellezza di ciò che hai costruito dentro di te. E, e se tu continui a guardare quella stella, che è una stella polare, non ci sarà niente di deludente, perché tu sapevi già dall'inizio che l'essere umano come sei tu anche sei deludente, ma non è deludente il percorso che fai. Non è deludente la condizione che ti sta trasformando, non è deludente l'amore che stai costruendo, l'amore anche nelle distruzioni, anche nella separazione, anche perché le separazioni sono spettacolari, perché ti accompagnano a fare dei passi ulteriori e porti dietro tutte le storie, per la nuova storia. È tutta una catena, non c'è niente che si separa, c'è tutto che continua, ognuno ti abbraccia e ti dà quello che può nei vari passaggi successivi. Fantastico, quindi è tutto cooperante perfettamente verso un processo di progressione. Allora alla fine cos'è che dobbiamo osservare sempre? Alzare gli occhi al cielo, continuare a guardare in alto, in tutto questo cangianza di situazioni esterne che ci farebbero piangere, deludere, incazzare, con tutte queste disperazioni che abbiamo intorno. Fai quello che devi fare, fallo al meglio, ma guarda sempre il cielo, perché lì non ti deluderà mai, cioè il fine di ogni questione. In una relazione, se sei migliorata, è quello che troverai. Sarebbe bello, dopo la fine di una storia, ricordare bene. In fondo non smettiamo mai di amare, anche le storie che abbiamo chiuso, le amiamo sempre le persone, perché abbiamo la storia che abbiamo condiviso, quella non va mica via. Certo, se noi rimaniamo attaccati all'aspettativa di aver avuto delle risposte di un certo tipo, come dei bambini piccoli che vogliono che la mamma e papà gli faccia i regalini, li riconosca, rimaniamo, diciamo così, collegati a questo tipo di aspettativa che è distruttiva. Quindi, signori miei, bravi chi fa il percorso interiore, chi incomincia a guardarsi dentro, questo è fondamentale. Quindi Teresa, brava anche per questo, che stai facendo questo, e tutti voi che questo è anche un primo aspetto del fioretto ci pone di trasformarci, di guardarci. Sono tutte cose che lavorano anche a più livelli, no? Però non perdete mai di vista che il lavoro è per il lavoro, il percorso è per il percorso, lo stare insieme è per costruire dell'amore, non tanto, ripeto, la situazione di un lavoro che tu fai, qualsiasi lavoro che tu faccia, è per trovare la gioia dentro di te o anche la sfida, o anche l'aiuto, o anche, come posso dire, l'insegnamento dentro anche un lavoro che può essere che si è esaurito un periodo, cambierai il lavoro e hai capito che non è più quello che vuoi tu, ma focalizza continuamente su ciò che ti sta nutrendo, su ciò che ti sta insegnando, e così non sbaglierai mai, perché stai andando nella posizione giusta, cioè non perdi di vista il fulcro dell'obiettivo, dello scopo della vita anche. Sai, non serve andare in un monastero, non serve chiudersi in clausura, non serve meditare per vite, serve semplicemente osservare che ciò che tu hai è perfetto per farti crescere.
E quindi è un occhiale nuovo che dovrai mettere, uno sguardo diverso a cui dovrai approcciarti in tutto ciò che tu farai, perché la materia è spirito. La materia è spirito, solo che è condensato. La sessualità è spirito. Cioè, tutti questi concetti anche sbagliati per dire le cose anche più, no? Il corpo, no? È tutto, solo dobbiamo portare luce in ogni cosa. Quindi per quanta roba abbiamo, wow! Cioè ti alzi la mattina e dici, oggi dai, vediamo che sfida, cosa mi porti oggi no, di possibilità di comprendermi ancora, di capire. Guarda, quello mi sta mandando a cagare. Cazzo, guarda come mi sta venendo la prova, che figata. Adesso vediamo un attimino cosa succede. Oh, mi sto male, mi sento che devo giustificarmi. Guarda quante reazioni stai avendo, no? Ma per cosa? E studia su di te. Per l'arte poi di morire. Ars moriendi, giorno per giorno. Arte di morire, 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 devi morire. Tu devi morire. Ma, ma diciamo questa morte, rinascita, distruzione e ricostruzione. Ragazzi, siamo in una bella strada, si chiama vita, siete tutti coraggiosissimi. Siamo delle bestie rare per essere qua, ragazzi, ve lo dico ancora. Dall'altra parte dicono, ma tu sei pazzo a venire giù nella terra. Quando finirai qua, che avrai gli stemmi del terrestre, tutti diranno, minchia, oh, terrestre, fatelo passare, cioè, perché quello è pazzo furioso, cioè quello si sta facendo mille milioni di 1200 vite avanti così continuamente. E tu che ricominci da capo, la scuola, gli insegnanti, ma per carità, cioè cominci i genitori di nuovo, altri stressanti innamoramenti, sei lasciata di nuovo, poi sei donna, poi sei uomo. Se fosse tutto vero questo, no? Tu hai idea di quante cose possono succedere? Vabbè, mi fermo qua. Però per dire, tutto questo è relativo, perché il qui e ora è importante, e l'atteggiamento anche di dire, ok, è la camminata ciò che mi interessa, non è la cima della montagna. Quello mi stimola, ma quando riuscirai a comprendere la bellezza della camminata, sei già sulla cima. Perché finita una cima, ce ne sarà un'altra. Quindi l'incarnazione non finirà mai, attenzione a questo loop, è un loop continuativo questo tema, ma tu quando ti fermi si apre una voragine e si risolve, si dissolve. La questione non si dissolve continuando a cercare, sì, bello, trasformazioni, risoluzioni, ma si dissolve accogliendo totalmente e fermandosi. Questo è il paradosso, no, del ricercatore, perché il ricercatore ricerca, quindi è già nel loop di un problema perché quando smetterà di cercare casa, il posto giusto, l'ambiente giusto, viaggia, fa e si ferma e dice: ma io sono casa. Questa persona fa casa, questo ambiente è casa. Ecco, questa roba qui, che poi è bello in inglese home, no? House home. Non ce l'abbiamo sta roba di diversificare. Ecco, quel punto lì è il fermarsi che dissolve. E la verità è che c'è un disvelamento, cioè nasci da dentro, si disvela, è come un risorgere qualcosa che c'è sempre stato, si disvela, non è qualcosa che devi cercare, è semplicemente che togli. Questa è un'arte del togliere, di creare spazio, di permettere che avvenga, non è qualcosa che devi aggiungere, fare, cercare, cioè è paradossale sempre tutto sto qua, però per poter fare questo devi comunque fare una bella, devi mangiare tante situazioni, devi fare tante esperienze, devi soffrire, devi prendere, mettere, fa. Quindi tutto serve, però mi raccomando, proviamoci di gioire di questo, gioire del percorso, gioire di ciò che ti arriva, essere curiosi, come un bambino che quando giocavate, quando eravate piccole, bastava una bambolina, ne vi create un mondo, no? Quella fantasia, quell'entusiasmo della meraviglia, dovreste riportarlo in tutti i giorni perché quello è quello che serve, dovete meravigliarvi di qualcosa che vi sta aspettando dietro l'angolo, che è la vita. Per avere questi sguardi di meraviglia bisogna lavorare sullo scioglimento da tante credenze, in tante strutture. E poi cosa succede? Succede che ti la meravigli veramente. Perché la vita è, wow, è stranissima, è pazzesca. Più ti sensibilizzi, più ritorni a essere un bambino meravigliato, giocoso, così soddisfatto di ciò che arriva. Ogni incontro, adesso ci stiamo incontrando, è spettacolare, non è scontato, siamo già vivi anche stamattina. E incontrate qualcuno anche oggi, è spettacolare, e non è quello di ieri, è un'altra persona che incontrerete. Cioè, ma noi non siamo così sensibili da sentirlo, siamo dentro una specie di cappa. Ecco, tutta questa roba qua, il risveglio è qualcosa che tutto ciò che succede è sempre, wow, a me mi sta succedendo questo, io non so se al risveglio mi sto rincoglionendo con la serenità,
però diciamo, sto sentendo che il tempo si sta rallentando. La vecchiaia sarà probabilmente, ma anche che ogni stagione che arriva, non so spiegarvi, prima era tutto, ah, è arrivata la primavera di nuovo, cioè la primavera, adesso non è arrivata la primavera, è arrivata questa cosa che è qualcosa di, come se fosse calato qua, adesso dico cosa sta succedendo? Ecco, una sensazione strana, è come se quello che succede non è uguale a quello di prima, lo percepisco che è qualcosa di completamente nuovo e ci sono arrivato quasi per miracolo. Ho una sensazione così, è come una dilatazione temporale, dove tutto quello che succede non è per la prima volta come, ecco, per la prima volta. Questo per la prima volta, no? Rincontrai tuo marito, è per la prima volta. Ci sono dei bei film che fanno vedere, non so, che fai un viaggio pazzesco, no? Dopo torni in frazioni di secondo, ritorni in quel momento lì, però sei innamoratissima, dici, Madonna, ma che bello sei qua, o hai figli, no? Ecco, quella per la prima volta. Perché li rincontri. Ora, questo è il tema anche, dilatare internamente e fermare il tempo, dicono gli sciamani. E fermare il tempo è un po' sta roba. Il tempo rimane sempre quello, ma sei tu che vedi i particolari delle cose, che ti soffermi, che un respiro diventa lungo. Pensa a scuola quando dovevo interrogarti che quella lezione lì non finiva più quella giornata. Il tempo era sempre uguale. Sei tu che lo rendi veloce o corto, denso o non denso. Insomma, la vita è veramente è persuasiva ed è un grandissimo inganno anche. Non è per tutti, eh. Cioè, è una, mamma mia, cioè, non è per tutti sta Matrix, però è per tutti perché se siamo qua c'è dietro un insegnamento pazzesco divino. Quindi, bene, dai, avanti tutti coi fioretti, insomma, provate, continuate, state facendo è ottimo, avete fatto un mese,